L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Rumors, notizie, trattative, retroscena. A obbligo di riscatto trovi tutto sul calciomercato del Milan. Online tutti i giorni alle ore 10 sul nostro canale YouTube, durante entrambe le sessioni di mercato, perché il calciomercato del Milan non si ferma mai. Ottobre del 2025, buon martedì pomeriggio qui da Radio Rossonera con il talk del pomeriggio che va a inserirsi in una giornata di Champions League. Purtroppo per noi, insomma, per quest'anno dobbiamo farne un po' a meno, ma tra pochi giorni in realtà siamo di nuovo in campo con la Serie A che ci dà una mano finalmente con un bel venerdì e un bel martedì. Quindi 2 partite ravvicinate nel giro di pochi giorni, tra poco all'orizzonte. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Enrico Boiani. Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti. Morgan in regia, 12 grafiche da mostrare per, insomma, capire un po' il nostro momento. Siamo in primi in classifica, siamo primi anche grazie al fatto che diamo fastidio. Palesemente. Bea non è contenta di questa grafica. Bea, diamo fastidio? Non la sto vedendo. No, non è una grafica, è la copertina. No, io non sono per queste cose. Non mi appartengono, però vabbè. Lo so, ci sta, cioè ci ma sta, nel anche a me. senso, onestamente, anche leggere le parole di alcuni addetti ai lavori mi sembra un parolone. Però, cioè, capisco vero, se Bea. ti viene da scriverlo, ecco. Diciamo che io non l'avrei scritto, ma capisco se lo scrivi, ecco, una via di mezzo. Esattamente. Un po' democristiana la Cristao. Democristao, allora potremmo dire. Non saprei come andare avanti, ma ci provo. Anche a me non piace tanto il discorso. È come la situazione dei rigori. Però, come abbiamo detto ogni tanto alla nostra stessa dirigenza, giovani, siamo in Italia. Non siamo né nell'NBA né in Premier League né in baseball. altre... Non siamo purtroppo in Italia. E in Italia ogni tanto bisogna tirare fuori le unghie. Bisogna... Purtroppo, perché come dice Bea, Chiaro. non è bello. No. Bisogna anche ogni tanto sporcacciarsi un pochino. Ecco. Non tanto, ma ogni tanto far capire che proprio gli ultimi della compagnia non siamo. Ecco. E quindi ogni tanto... Sì, ogni tanto ricordare che insomma Selinzigante. bisogna anche un attimino darsi una calmata, come si suol dire, darsi una calmata a tutti, sia con i commenti, sia parlo anche proprio dal punto di vista poi delle questioni del weekend relative alla decisione arbitrale, il rigore, non il rigore, eccetera. Tra l'altro andremo a leggervi quanto è stato detto appunto dai direttori di gara durante Milan-Fiorentina, perché Open VAR di DAZN ha portato alla luce un po' tutti i discorsi. E quindi, cioè, tutta sta cosa che si crea ogni volta che il Milan ha mezzo episodio. Cioè, sembra che abbiamo fatto una rapina. Sì, sembra al che ci Louvre. sia stato il gol di Montari. La rapina al Louvre non è il periodo giusto per parlarne. Quindi, cioè, poi, anche perché hanno detto che è stata giusta la decisione. Basta. Vabbè, iniziamo. Grafica Sono numero accorta che ho 1. il computer scarico. Morgan. Vabbè, non è un problema, Bea. La gente non lo sa. Puoi far finta di vedere. Guarda, Esatto. fai finta. Fai finta di leggere.
Dov'è il problema? Allora, si è chiuso il turno di Serie A la giornata numero 7 con un altro fantastico pareggio tra Cremonese e Udinese. Grazie che hanno fatto 2 gol. Con l'1-1 di ieri sera la Cremonese mantiene il vantaggio rispetto alla Cremonese. Morgan, mettimi direttamente anche la grafica numero 2 così vediamo la classifica. La Cremonese è rimasta quindi nella parte sinistra di classifica, l'Udinese è rimasta a destra. Devo fare un ringraziamento. Devo fare un ringraziamento Ma chi? innanzitutto a tutti i nostri ascoltatori che mettono like, che si iscrivono, che si abbonano, che donano, insomma tutti quanti, grazie davvero di cuore ragazzi. Ma quest'oggi, visto che spesso ci ha tolto, devo fare un ringraziamento a Michael Fabbri che ha ammonito Jamie Vardy permettendomi di vincere la giornata al Fanta. Un caloroso saluto al buon SD che ha perso per mezzo punto, cioè la munizione di Ascolta, però, mi spiace se dobbiamo parlare di quello. Nulla in confronto al mio 12 di Suzuki. Mi spiace. Direttore, è toccato che- un tasto dolente. Credo che non interessi nessuno a caso, giusto? Quindi Però onestamente di Harry che vince per... Ok, però ragazzi il 12 di Suzuki e averlo schierato... Masterclass. andiamo avanti. Masterclass. Siamo lassù. Siamo sopra tutti e ci vorremmo restare, visto che comunque adesso, al di là di tutto, è una partita abbordabile sicuramente, insomma giochiamo contro il Pisa che ancora non ha vinto in Serie A, giochiamo con una squadra che insomma non sta brillando e tu hai la possibilità di piazzarti al venerdì circa 22:45, 22:50 a più 4 su tutti. Sì, Bello, sereno, poi il weekend fai quel cavolo che ti pare. Qualche punto sicuramente scusate il gioco di parole, a quel punto a Inter e Napoli lo porti via, o a uno o a entrambe. diciamo che è una bella occasione, per trascorrere un venerdì sera, non venerdì sera, un weekend tranquillo, guardare gli altri che giocano, dato che c'è anche un big match, quindi è sicuramente un'occasione. Ti direi, sono sincera, l'anno scorso partite così erano le classiche partite dove avremmo detto sulla carta questa partita Non e mi poi spaventa il finiva, Pisa, mi spaventa e il poi Milan. esatto, assolutamente. Ad oggi vi dico, io onestamente sono abbastanza tranquilla. Poi Sì. è chiaro che non bisogna sottovalutare la partita, il Pisa è ultimo insieme alla Fiorentina e il Genoa, però non bisogna sottovalutare la partita, eccetera, eccetera, eccetera. Però sarei falsa se vi direi rispetto all'anno scorso e all'anno prima ho la stessa paura. No, No, cioè, certo. non ho neanche paura che il Milan sottovaluti, perché Allegri mi sembra uno che quando ci sono queste partite così apparentemente semplici poi le carica. Andiamo avanti allora, vediamo come ce la siamo cavata nei pronostici. Ai ai ai. Qui veramente ho toccato disastroso. tasto dolente. Disastroso. Mettimi la terza grafica, Eccoli qua. Morgan. Eccoci qua. Allora, io ho fatto 4, tu hai fatto 4, lei ha fatto 3. Sì. Jack ha fatto 2, 4, 6. Jack. Vabbè, Jack ha fuori latrato. testa. Sì, ma palesemente. sono settimane che ho ossessionato che è ultimo, quindi ha dato tutto in questa... Ha messo apposta i risultati contrari ai nostri, via così. Sì, così aveva la chance. O sprofondava o riprendeva punti e ha ripreso punti. Leo 4, i tifosi 4. Non ricordo chi era il tifoso giocante. Klaus. Ah, Klaus, grande. Ciao Che ha Klaus. tenuto botta, Sì, potremmo sì, dire. dai, abbastanza. Classifica che ricorda quella della Serie A, quasi. Cioè, c'è Henry davanti a tutti di cortomuso. Basta mettere il musetto davanti. Eccoci qua, di un punto. Poi arriviamo io e Leo a 25, Jack a 24, i tifosi a 23, Bea a 22. Bea 22, Bea, vuoi smettere di farla? Sì, io direi che sono a posto così. Così. Bellissimo. Vabbè. Abbiate Vabbè, pazienza, niente. noi dobbiamo subirla sempre. Sì, c'è da dire che è difficile comunque fare un pronostico sui pronostici perché Beh, mancano questa tante questa giornate. giornata era complessa, Molto perché c'erano delle complessa. partite veramente, possiamo dirlo, brutte. Cioè Pisa-Verona, Lecce-Sassuolo, Genoa-Parma, Cremonese-Udinese. sì. E onestamente Atalanta-Lazio, a parte io che ho messo X, però, cioè, a parte che il mio X era su tipo un 2-2, cioè lo 0-0 non pensavo.
però... Andrea ci scrive Bea come e Pioli. infatti Andrea non l'ha scritto. No! No! Mi spiace. Che brutto carattere. Mi spiace. Volevo però... Quella frase però senza rancore, Andrea. pensavo... non è abbonato, però mi piace tantissimo il suo nick. Willy il Bebote. Willy il Bebote. Però abbonati, Willy. Willy, dai, 2,99 Non fare al lo mese. struzzo. Eh. Abbonati. Ruben deve salire in cattedra? Sì, no, in realtà mi piaceva solo il nick. Ok. No, perché Ruben, dopo vi daremo qualche C'è aggiornamento. tempo. Ruben Boh. Mi verrebbe da Ruben, chiamare. Ruben carino. Boh. Prossimo turno, grafica numero 4, lo apriremo noi venerdì e come capirete, insomma, è un turno molto importante di Serie A, perché per una volta tanto in questo inizio di stagione non abbiamo uno scontro diretto o quasi, perché praticamente abbiamo fatto Abbiamo fatto 16 Napoli, punti Juve. su 21, giusto? Sì, 7 per 3, 21, sì. 16 punti su 21 e giocando già partite non facilissimissime. No. E i 5 che abbiamo lasciato giù, pensa 3. 3 con la Cremonese, tra l'altro. Quindi quasi mi verrebbe da dire meglio lasciargli alla Cremonese che al Napoli, Beh, per come sono sì, andate le da un cose. certo punto di vista, sì. Quindi... Milan-Pisa alle 20.45 di venerdì, poi arriva Parma-Como, Udinese-Lecce alle 15, Napoli-Inter alle 18. Insomma, vediamo, vabbè. Napoli-Inter è interessante. Mm. Devo dire che mi incuriosisce molto come partita, perché il Napoli da capire se recupera i suoi due giocatori. McTominay ha detto Conte ieri che decide lui. Mentre invece Højlund mi sembra ancora un po' acciaccatino. Poi Cremonese-Atalanta alle 20.45. Questa sì che la vendiamo. Bella, questa Lega sì. Serie A, questa la vendiamo. Torino-Genoa domenica alle 12.30. Anche Questa questa. per il mercato asiatico è vendibilissima. Sassuolo-Roma alle 15 insieme a Verona-Cagliari. Cagliari è un bijou. Una Cagliari invece è per il Medio Oriente come orario, Sì. ed è perfetta per la penisola arabica da vendere. Fiorentina-Bologna con il Bologna che ha -3 dal Milan, che va in casa proprio di Pioli e chiude Lazio-Juventus domenica alle 20.45 La Juve Dopo che la Juve è andata... con il Real Madrid. a Madrid. Sì. Insomma, ragazzi, mi piacerebbe far colazione sabato mattina. Cornetto e non brioche, che poi qualcuno si offende. Quindi cornetto e cappuccino. Siamo a Milano, si dice brioche. Vabbè, cornetto, Sì. cornetto o brioche e Eh. cappuccino a +4, dovendo affrontare tutta la giornata con Napoli, Inter, il giorno dopo la Roma che va a Reggio Emilia, la Juve che va a Roma con la Lazio. Sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo. Io sono d'accordo con Fabio che scrive: secondo me Napoli-Inter dipende dalle due partite di stasera. Questo onestamente Però la non ho idea. Champions ti toglie, Però in ogni caso. sì, Qualcosa quello ti toglie. per forza di cose. Il Napoli è col PSV, giusto? Ad Eindhoven, Sì. mentre l'Inter è A Saint-Gilloise. Saint-Gilloise, vabbè. No, ma è ovvio che Amichevole che fanno. va peggio alla Juve che incontra Real Madrid. Però comunque la Champions League ti toglie prima di un big match, soprattutto. La Juve a Madrid con Rugani e Kelly. Vabbè. Vabbè, io consiglio a Raffaele Palladino di guardarsi la Juve perché mi sa che è troppo No. di squilla al telefono. Ma grafica numero 5. Oggi è il compleanno di Matteone Gabbia. Quanti anni fa Matteo? Sembra Del che ne ha 99. 21, ma in realtà passano 26 anche per lui mi gli sa ne anni. fa, 25-26. Guardalo lì, buon Matteo Gabbia che Sì, 26. quanta roba gli hai messo? Beh, è il compleanno. Ma sì, dai, ci stava un po' di... Un po' di brio. Un po' di brio, C'è un po' di brio. festoni. C'è brio. Se non fosse che Matteo Gabbia ha 26 anni, sì, in effetti gliene darei ancora un po' di pochi. meno. Ma è veramente nel pieno della carriera adesso. Sì. Il nostro portavoce, dirigente, vice capitano, Presidente, ha detto stampa. Esatto, ha detto Tutto. tutto fa. Grande, Però non ha Matteo. parlato Tanti auguri. dopo... È ferie. Bene, però Bravo Matteo Matteo. sta facendo un
ottimissimo campionato. So che non si dice, ma sta merita. facendo veramente molto bene. Sì, assolutamente sì. E forse quel ruolo da terzo lì in mezzo è ancora più tagliato rispetto a che quando gioca a 2. A 2, sì. Perché comunque si può gestire. L'unica grossa pecca che magari gli si può riconoscere, dove non è velocissimo nel breve, lì viene mascherato dal fatto che insomma, È coperto. può leggere prima e muoversi col tempo, però ha fatto veramente un ottimo inizio di stagione. Salutiamo quel vecchio cuore di Matteo. E salutiamo anche Salvo R che si è abbonato per il 41esimo mese, perché è il migliore. E vabbè, via, non prenderla così. Ha rinnovato. Cioè. No, ma infatti. Ciao, qualcuno mi spiega che ha fatto Leao a Cassano? Senza chiudere il canale? No, io dico solo che l'invidia è una brutta bestia. No, io credo che sia invece una cosa opposta. È personaggismo. Sì? Ha snasato che se parla di quei tre Se ne parla. viene riportato. Può se essere. inizia a parlare di un altro ancora, ormai sai come si fanno nei film, nei telefilm, guarda, ti dico ancora di più, nel wrestling le faide. Sì, le faide. No, sì, ma io credo anche che invece, cioè, avere raccolto in carriera meno di quello che ha raccolto un ragazzo di 25 anni che fa anche il rapper e lo streamer, un po' gli roda dentro. Aver raccolto in carriera meno di uno così, un po' dentro lui rosichi. Guarda, mettimi pure la grafica 7, Morgan, grazie intanto. Guarda, sì, la 7. Anzi no, la 6, scusa, la 6. A proposito di Rafa, in realtà guarda, credo che sia proprio una questione legata al voler rimanere, chiamiamola, sulla cresta dell'onda, o comunque essere ancora vivo. Ma poi la cosa per il che a me grande fa pubblico. strano, sai qual è di questa faccenda? E come dice giustamente Augusto, e lo penso anch'io, lui era molto più forte di Rafa Leao. Appunto, la cosa Talento la cosa mostruoso, strana è che sta, tra mostruoso. virgolette, puntando il dito verso ciò che in parte, in modalità diverse, è stato anche lui nella sua carriera, no? Quindi è questa la cosa che a me fa riflettere, perché cioè, non è troppo diverso, no? L'andamento, cioè la formula del tanto talento un po' buttato via, secondo quello che dice Cassano e di Leao. È solo che lui è stato così anche lui, quindi fa un po' riflettere, ecco. Posso parlare su Cassano? No, Bea, no. Ma avevamo approfondito l'argomento proprio. Aveva fatto apposta mentre non c'è. No, io devo dire solo una cosa. No, Cioè, non c'entra Morgan, niente. torniamo un secondo Non alla c'entra doppia, niente. così Non vediamo c'entra Bea niente con che va in Cassano. escandescenza. No, non c'entra niente con Cassano. Ma come hai detto? Sì, cioè, non è su quello che dice. Perché onestamente, cioè, io a volte posso essere anche d'accordo con quello che dice, però per me è un modo di dirle molto maleducato, perché tu non puoi dire padre tempo con Allegri, vediamo, e come Muri, cioè c'è modo e modo di dire le cose. Ragazzi, il problema è che lo leggete troppo, gli date troppa importanza, cioè non è una cosa normale. Lui lo sa che si dice che Leao e tutto quello che dice, la gente non vede l'ora di cliccare su un pezzo che riporta le parole di Cassano, un reel che, cioè, questo è il problema. Cioè, se Cassano ha tutta questa risonanza mediatica, gliela date voi, cioè io non so come dirglielo. Va bene, quando no, Rafa... mi sbaglio? No, avanti. Cioè, questo è il problema. Quando Rafa vede Viola, ovvero Rafa contro la Fiorentina, che insomma non se lo augureranno, ma insomma c'è anche il ritorno per la Fiorentina con Rafa, 8 presenze. Insomma, lo score delle partite in sé non è proprio straordinario. bello. Si potrebbe far meglio. Sì, cioè 4 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte, 6 gol però in 8 partite contro la Fiorentina e un assist. Sì. È un po' come il torero che vede Fucsia, Rafa, quando vede il viola. Cioè... Torero vede Fucsia. No, il toro. Il toro che vede il rosso. torero.
No, è più fucsia, è più No, magenta di rosso. Ora vede rosso adesso, dai. No, guarda che i toreri Non usciamo c'hanno... più adesso. I toreri hanno il mantello che è magenta, color magenta, fucsia. Scusate, non è il proprio 21 rosso. ottobre 2025 abbiamo Va bene. scoperto Allora, che il cercate torero su vede internet, chiedete magenta. all'intelligenza artificiale. Non è proprio un rosso come il nostro rosso, è più un rosso. Vabbè, niente, scusate. No, Non dico più vai, niente. finisci pure il discorso sul fucsia, dimmi. Niente, volevo dire che Leao è come il toro che vede rosso, va bene? No, Eh. toro rosso, infatti. Così sì. A proposito di Max. A proposito di Max, esatto, e di fucsia in quel caso. Ha ragione, oh, vedi che c'è qualcuno. Porpora, esatto, bravo Luigi, bravo. Non è proprio rosso pieno, Chi è? rosso. No, non lo Luigi? bannare, non lo bannare. Ah no? Vabbè, andiamo avanti, va che è meglio. Grafica numero 7. No, Perché? il Milan non è fucsia, è nero. No, non è il fucsia, non è né fucsia grigio il Milan, è re. Beh, guarda che in realtà non ci hanno stiamo- provato, ci ma è un abbiamo fucsia provato. grigio. No. Prima di andare a parlare di questo, volevo Sì. ringraziare Paul che ci ha donato 12 euro, non qui su YouTube. Ci ha fatto una donazione lui, che è arrivata direttamente in radio. Grazie. Quindi, dato che sono 2 o 3 giorni che dovevamo ringraziare, ma ci siamo ricordati oggi di portare il foglio in studio. Grazie, Paul. Mille Paul. Non lo vediamo come donazione che appare qui, però grazie mille davvero per la donazione che ci ha fatto. Allora, riprendendo quello che abbiamo detto poco fa, si è segnato un nuovo record negativo per la Serie A, ovvero solo 11 gol in 10 partite. Meno male che hanno fatto 2 gol ieri, se no eravamo addirittura sotto il gol a partita. Però insomma ragazzi, adesso si va aperto. No, questo turno devo dire che a me ha sconvolto perché veramente, cioè, anche passa Lecce-Sassuolo, ok? Però ci sono state delle partite come ad esempio Atalanta-Lazio, che veramente, cioè, poi non è che tutte le partite devono finire 4-3, non stiamo dicendo questo, e che oltre alla mancanza dei gol c'è stato proprio poco. No, ma ragazzi, Poco. io, vedendo Cioè, le partite... poteva anche Ragazzi, ma non si tira cioè, in porta. È questo il Fa punto. schifo. Cioè, non è Alcune tanto- partite tecnicamente proprio di un livello No, non ma da, una mica da roba Serie B, ma tremenda. quasi. No, guarda, io ho visto Pisa-Verona da B. Cioè Pisa-Verona, con tutto il massimo rispetto per queste due squadre, magari il Pisa viene a San Siro, mette il pullman e fa un gol e vince, prende anche 3 punti contro il Milan, non lo so. Però Pisa-Verona è stata, cioè, tecnicamente da B. Adesso, fuori dai denti, il primo tempo di Milan-Fiorentina Non è stato è super. da mani nei capelli. Dal punto di vista proprio tecnico, ho visto una quantità tra stop. Pavlovic ne ha messe 2 una dopo l'altra nel giro di 5 minuti, un destro-sinistro invidiabile. Lo stop di Contropiedi, Fofana vestiti, ma- a inseguire. Cioè, abbiamo visto e il problema è questo per parlare della squadra, peraltro, è prima in classifica. Sì, Il problema è che è sì, Serie sì. A. Ragazzi, Cioè- dal punto di vista tecnico, mani nei capelli il primo tempo. Per me un altro problema, oltre dal punto di vista tecnico, alcune gare, è che le squadre alla Pisa, per dire, quest'anno il Pisa, l'anno scorso trovati un'altra squadra così, iniziano a essere tante. Ma... Troppe. Troppe. Partite come Lecce-Sassuolo ne vedevi ogni tanto anni fa. Cioè le partite così iniziano, cioè anche il Genoa sta facendo un campionato di bassissimo livello, il Parma, il Lecce, il Sassuolo, cioè sono tante le squadre che dici, cioè al di là della scaramanzia che ci sta a avere, non bisogna sottovalutare l'avversario, però sono tante le partite dove dici, vabbè il Milan è il contro, vabbè dai, in teoria, cioè Bravo Fabio, io sono d'accordo. Solo Atalanta-Lazio è stato uno 0-0 interessante, nel senso che ci sono state veramente tante occasioni. Per l'Atalanta. Perché anche la Lazio. No, sì, però anche la Lazio, sai, quelle 2 o 3 occasioni dove ha provato a calciare ci sono state, cioè almeno. Cioè, ragazzi, Pisa-Verona è una partita da B, ma da B di squadre che non è che lottano per venire su. Cioè, io ma ho non visto, è l'unica, ho cioè, visto quello è il problema. Palermo-Modena l'altro giorno. Il livello era lì e se dico che è stata meglio Palermo-Modena non vado distante, Ma guarda, io ti dico una cosa. Più che... come quando vai al mercato, non è che
prima di vendere qualcosa sulla bancarella, prima devi capire se il prodotto che stai vendendo funziona, poi lo vendi, poi lo pubblicizzi, poi fai il resto. Se non ti prendi cura del prodotto e il prodotto serie A, che ne dicano, non serve andare a sponsorizzare aperto con una partita buttata a casaccio o anche fare una strategia, metti caso, del genere, perché non serve se poi quello che devi vendere è Pisa-Verona, poi devi vendere 12:30, c'è il Toro, che non me ne vogliono i tifosi del Toro, ma se gioca bene soltanto con le squadre perché deve rompere il gioco a Napoli e a Roma, ci sarà un motivo che quando invece di fare la partita fa pena. Ok, se 3/4 delle squadre di Serie A non hanno una proposta accettabile per essere vendute, un conto è la Premier League ha le risorse per far fare alla 20ª del suo campionato una rosa che ti permette di essere vista da qualcuno. Ma le nostre, ragazzi, sono veramente... Ma poi non so chi prima l'aveva scritto in chat, nessuno sta dicendo che il campionato, cioè il Milan è primo, il campionato è brutto, cioè non c'entra niente il Milan, questo è un discorso proprio generale, cioè secondo me bisognerebbe capire come migliorare questo campionato, perché il campionato dove c'erano i Di Natale, i Quagliarella è un lontanissimo ricordo. Sì, e che non è una versione accettabile quella. Ecco, non è però neanche la è versione comunque top un class. lontanissimo ricordo, cioè il problema è questo, è proprio un livello veramente basso, cioè, Vabbè. Ma mi hanno assicurato che a 18 non si può andare perché perdi una partita che viene seguita da tantissimi. Io vorrei sapere, oltre a me, chi ha visto Pisa-Verona, a parte... no, ma Tifosi del Pisa. Harry, ma il problema è che Pisa-Verona, se fosse una, dici vabbè, no, il problema è che sono 4 sono così. tante il Pisa-Verona. Esatto. Fossero 3, con i giocatori di quelle squadre lì che vanno a rimpolpare le altre, se fosse a 18 sarebbe un altro discorso. Va bene, ma tanto tranquilli che da febbraio c'è la riscossa della nostra Serie A. Grafica numero 8, vediamo invece come stiamo noi. Beh, direi bene, siamo primi in classifica, andiamo a vedere un po' il confronto con quello che era. Tra l'altro, a campi invertiti, alla 7ª l'anno scorso ci fu Fiorentina-Milan. I 2 rigori sbagliati. I 2 rigori sbagliati, espulsione del Firenze di Teo, la sconfitta contro la Fiorentina, il gol di Adli, Ah sì. eccetera, Sì, sì, eccetera, eccetera. Gol di Ken. 11 difesa punti l'anno Pascolari. scorso, quest'anno 16. Gol fatti, ce ne sono 4 in meno. Gol subiti, 5 in meno. Vedi mai posizione in classifica. Sei primo? E anche qui ti dà la quadra sul livello di quest'anno, eh. Cioè tu con 5 punti in più sei primo. Beh, in realtà se tu avessi 5 punti in meno avresti 11 punti E saresti sesto. e saresti sesto. Ok, mi sembrava più... Anzi No, no, no. saresti messo peggio addirittura. Peggio ancora, 2, sì, sì, 4, perché è un 6, po' più 7. livellata la questione. No, ma non è tanto quello il problema. Il problema è che per me il punto è che questa grafica ci fa una fotografia perfetta di quello che dice sempre Allegri in conferenza. Cioè che se ne dica, lo spettacolo, i gol. In Serie A e non solo, negli ultimi 20 anni, fa più punti chi ne prende meno di gol. Punto e basta, fine dei discorsi. Meno della metà dell'anno scorso. Cioè, fine dei discorsi, le chiacchiere stanno a zero, i numeri in questo caso specifico non mentono. Poi possiamo discutere sugli XG, quanto concedi, quanto non concedi e va bene, ma sul numero di gol che prendi in relazione ai punti che fai è così da sempre. Quindi o è arrivato Mago Merlino con la bacchetta magica e ha cambiato il modo di intendere e volere la Serie A di punto in bianco, oppure e sarà anche quest'anno così, cioè che chi prende meno gol fa meglio. Poi tra magari squadre che prendono meno gol o che sono sulla stessa lunghezza d'onda di gol subiti, che poi vinca quella che ne fa di più, ci mancherebbe altro. Però bisogna prenderne pochi. Sì, però farne tanti non ti dà la garanzia che tu sia nelle prime posizioni. Prenderne pochi sì. Esatto. Cioè, prenderne pochi è una garanzia che tu sei nelle prime posizioni. Perché il Milan, cioè, in questo momento che aveva già preso 9 gol e poi il meglio doveva ancora venire, perché... Sì, in realtà eravamo ancora abbastanza in bolla. Perché comunque avevamo vinto contro il Lecce, col Venezia, il derby. Sì, è vero. Eravamo ancora sul chi va là la stagione. Sarebbe arrivato nel giro di 15-20 giorni, credo, all'incirca, la vittoria con Real Madrid. Quindi eravamo ancora
che non si capiva che stavamo veramente tracollando male. Poteva ancora essere ripresa per i capelli, poi in realtà è andata anche peggio. Sì, Però la esattamente. terza riga secondo me è proprio la testimonianza esatta del confronto. Cioè, avevamo già più gol subiti che giornate giocate. Sì. Dai. Lo so. Mancano ad esempio i 3 gol del Cagliari. Tra poco sarebbero Sì, arrivati i 3 gol tra del l'altro, Cagliari. Sì. Va bene. Detto questo, Dobbiamo ringraziare due Dobbiamo persone ringraziare, che sì. sono Giuseppe che ci ha donato 5 franchi svizzeri. Se facciamo una regola dove solamente il pari a 0-0 vale per tutti e due 0 punti, così le squadre devono fare il gol per fare punti. Grazie Giuseppe. No, ma più che altro si vede che alcune squadre giocano scientificamente. Si vede che alcune giocano scientificamente così. ma io te la posso anche concedere che vuoi giocare per lo 0-0, però mi devi far vedere qualcosa in campo, non che non riesci a fare 3 passaggi in croce. Che caspita, c'è stato un periodo della partita, dico la nostra perché è quella che ho visto di più, del primo tempo, dove la Fiorentina non riusciva a uscire, addirittura ci ha dato la palla lei 2 Sì. volte, ma una addirittura sono uscita dal limite dell'area dove forse Nicolussi Caviglia o qualcuno l'ha proprio passata al nostro, dritto, non si sono neanche resi conto. Io capisco che poi ci siano difensori fortissimi, sistemi di gioco impenetrabili, quello che vuoi, però mi devi far vedere qualcosa. Non che, cioè, lo spettacolo è veramente di un'aridità. Ma, cioè, ripeto, Roma-Inter è stata una partita a nervitesi con un solo gol. Però l'hai vista la partita. C'è stata, sì. Cioè, il brutto è quando la partita proprio non esiste. Grazie anche a Nicola che si è abbonato per il 28esimo mese, questo perché Grazie. è il migliore. Assolutamente. Così come un nostro migliore ha vinto la crociera. Sì. Ce lo scrivono in chat sia Giuseppe che Fili, che chiedono chi ha vinto la crociera. Caro Fili, hai vinto? No, non hai vinto tu. Non hai vinto tu. Non hai vinto. Anzi, in realtà, se mi viene in soccorso il buon Leonardo Menini, se mi dice grazie Morgan, se viene in soccorso il buon Morgan. È stato annunciato durante la diretta Durante di Lunch. oggi di Lunch Non è Press. uno di Pesaro, ragazzi. No, non è della provincia però di No, Pesaro. non è di Pesaro. No. Matteo Lamecchi. Ha vinto Matteo. Grazie Morgan. Nostro abbonato. Abbonato da ormai anni e anni, insomma. E buon viaggio. Buon viaggio. Sì, assolutamente, buon viaggio. Non l'ha perché- vinta Carlo Teodori. No. Però Carlo, se vuoi, visto che... Portaci tu. Portaci tu. Crociera. Esattamente. Vediamo la grafica numero 9. Stavamo parlando... No, non sei Gianluca, non l'hai vinta tu. Con una questione che ritorna. Sì. Torna. Ogni tanto, soprattutto nei finali di gara, Max Che bello che è Max che impazzisce nel finale di partita. Max fa cose nel finale di partita, ed è successa anche nella partita di domenica con fortunatamente non c'era un pallone perché per me la discriminante è stata il fatto che ha visto la bottiglia e non il pallone. Perché sul cambio di De Winter, con De Winter che non si decideva ad andare a metà campo per fare il cambio, con la sua panchina che non lo aiutava a fare il cambio, eccetera, a un certo punto si gira, grida, fa dov'è De Winter, dov'è De Winter, Coni, non i Coni ma Coni con la K, vede la bottiglietta, a un certo punto, tra un grido e l'altro, carica il destro, E poi si e ferma. poi fortunatamente... Finta di tiro. Finta, passa sopra e non ha calciato, perché se arriva una bottiglietta 8 orari No, non è esatto. un pallone. No, esatto. Però Io l'ho visto più dategli una mano. Allora, io solo, l'ho visto più povero nervoso uomo. in altre serate. Mm. Io l'ho visto molto nervoso a Torino e l'ho visto molto nervoso contro il Napoli. Capibile, perché la gara comunque è stata tesa con il Napoli per dei motivi, a Torino per degli altri. Però credo che sfoghi così la sua... Anche perché, cioè, a me fa ridere lui, perché tutta la settimana, cioè quando lo Sì, è vediamo serafico nelle proprio. interviste, nelle conferenze, è molto... In gara, secondo me, butta fuori tutto. Anche Ma- con i giocatori, ma in senso buono, cioè... li riprende, li stimola, li sgrida parecchio, come giusto che sia. Quindi, evidentemente.
Per me lo fa un po' come quando ogni tanto l'allenatore si fa cacciare. Sì, per tenere alta... Per tenere alta l'attenzione Sì. e la tensione della squadra. E anche Perché durante la settimana, giustamente, mi faceva notare Bea, lo vedete anche in conferenza, è il mezzo sorriso, è la battuta, e non dice mai una parola contro, mai una parola fuori posto, somatizza, Sì, e poi in campo... e poi in campo butta fuori. Ma quello che pensa realmente, cioè, nessuno lo sa, perché secondo me su certe cose è stato molto diplomatico, come è giusto che sia, e protegge molto i giocatori, e penso che anche lui si sia arrabbiato per alcune cose che ha visto a turno di tutti, no? Però li protegge, non va in conferenza stampa a parlare male dei giocatori, non parla male di giocatori a fine partita, anche quando magari fanno degli errori che in quel momento gli fanno calciare la bottiglietta, però... E quindi questo è il suo... A parte che se sei nervoso ti trovi una bottiglietta lì, cioè... ti dà gusto. Comunque guarda quanto è stato ex calciatore, guarda il braccio sinistro teso quando carica il sì, destro. la coordinazione c'è. Ma c'è questo famoso trend ormai su TikTok con i video di Max che impazzisce o insomma fa delle sue cose e, con le canzoni di Emma Marrone in sottofondo, molto divertenti. Non so se vi sono capitati, molto divertenti. A molto noi sì, divertenti. perché Henry li mette tipo, sapete, a filo di fusione dei parrucchieri, così, dritti per tot minuti a... Grazie una vita Filippo difficile. che Grazie. si è abbonato, non è per la prima volta perché al 365, quindi grazie mille di cuore per essere ancora una volta il migliore. Max, Abbracciami Max. però, io un invito ai suoi ragazzi, col Pisa, lasciatemelo calmo. Esatto, possiamo fare No, una ma partita non- un ma po' più non lo- E non tranquilla. arriva se no a fine anno, cioè poverino, cioè gli stiamo facendo fare ogni 7 giorni ste smattate ma lui lo mostruose. fa perché la vive così. Ma cioè. basterebbe essere 3-0, adesso con la Fiorentina magari è un po' Però complicato, secondo ma col me Pisa... in generale lui è un po' fatto così. Per me impazzirebbe anche 3-0 col Pisa, te lo dico. Ringrazio Filippo, oltre per l'abbonamento, anche per il messaggio che ci ha scritto. Eccoci nel team dei migliori per il mitico trio e l'analisi con il mister Bottoni. Love you, forza Milan. Grazie mille Filippo. Bravo, Luca ci fa notare una cosa, Pisa-Livorno verrà tartassato. È vero, è la sua Impazzisce partita. dal minuto 1. È un po' la sua partita No, da Nicola, livornese. lui non diventa una iena in conferenza se gli toccano No, per me no, è se troppo glielo furbo. toccano sì, nel senso che se gli toccano Sì. il giocatore sì. Sì, se gli dicono che è un simulatore, ma così diretto non credo che arrivi una domanda. Però comunque mantiene self-control, secondo me. Cioè, diventa una iena, per me non è il periodo che lui diventa una iena. No, a marzo. No, ma lui diventa una iena quando... Cioè, guarda che con la Juventus ha dato certe risposte perché... Incamerato, ragazzi, gli stavano facendo le scarpe da dentro. C'è cose che abbiamo vissuto anche noi in altre cose, quindi cioè, io lo capisco. Anzi, è stato anche troppo... Sì, Filippo, l'avevamo capito, grazie mille. Grazie. Sì. Cioè, Beh, anche al la Giovanni giacca Giacomo, che si toglie, per me, è uguale alla bottiglietta. Cioè, la giacca che si toglie sono mesi che... Sì. Un pensiero va anche a Landucci, che non so come faccia a tenerlo buono ogni tanto e poi soprattutto andare in panchina. Ma grafica numero 10, apriamo un discorso, dai, abbiamo riso fino adesso, c'è qualche mezza notizia non particolarmente positiva e qui purtroppo dobbiamo tornare in infermeria, perché se c'è un neo in questa parte di stagione è quella, cioè un po' troppi infortuni. Peraltro adesso non è stato nemmeno un autunno così pungente per ora che possiamo dare il colpa, che ne so, alle temperature. Le mie standard sono sempre basse, però Vabbè. i miei standard. Ancora i box? Sì. Nel senso che Loftus-Cheek e Nkunku anche per oggi allenamento differenziato e giocando venerdì non è che siamo lontanissimissimi. 2 giorni mancano, allenamento di domani e rifinitura di giovedì. C'hanno un allenamento pieno domani e una rifinitura. Speriamo Fine. siano in gruppo domani. E invece Stupinian nemmeno quello. Terapie Sì. alla caviglia con la distorsione Anche qui, nazionale. ma il CT dell'Ecuador non aveva detto che era tutto rientrato. Salutiamo. Non so chi è, non so chi sia il CT dell'Equatore, così lo neanche saluto per sapere. noi. Però è veramente lì un po' c'ha- Pochettino? po'. Con scritto No. Pocuetino? No, non credo che sia
Ringrazio pochettino. intanto Davide che ci dona 2,49 €. Scrive: Leao 155 minuti in campo, 3 gol in stagione. È vero, sì. perché aveva segnato nel quarto d'ora in Coppa Italia, poi da quando è rientrato ha fatto 2 gol nei 90 più Napoli e Juve. Nicolas ci dona 2,49 € Becca e Cece. scrive: al direttore mio coetaneo i migliori. Beh, che dire, Nicolas. Quindi anche tu verso i 40, Nicolas, grande. Henry, fatti tuoi. Grazie, Nicolas. Siamo i migliori. Perché Grazie. siamo sotto quella cifra. Grazie anche a Peppe che è abbonato con noi da 29 mesi e ci chiede: ciao, scusatemi, ma Modric non può battere i rigori? Ecco, Rossonero 86, migliore anche lui per quell'anno incredibile che ha sfornato solo grandi talenti. È equadoregno. Ecuadoriano. Ci dici perché il CT l'ha tenuto lì dicendo che stava bene, poi è andato neanche in panchina e poi abbiamo scoperto che stava male, eccetera, eccetera? Cosa è accaduto? Rossonero 86, diccelo, Il grazie. CT è argentino, e Sebastián Becca Cece. E allora, vabbè, niente, perché ha una cosa in comune, quindi con Pochettino. Grazie anche a Carlo Teodori, 5,99, siamo anche pochini. Sì, siamo pochini. Grazie Carlo. E grazie anche a Davide che oltre 2,49 € si è anche abbonato per Grazie, il nono grazie. mesi. È stato un parto, ma sei qui e sei ancora il migliore. Comunque ci fa sapere dall'Ecuador che nessuno vuole il CT e chi siamo noi per smentirli. No, scherzi a parte, non è quello il discorso. Torniamo un attimo seri sui tre. E allora, se ne recuperiamo uno, per me è già buono, visto i chiari di luna che Io ci sono. onestamente, allora, In teoria sto benedetto Alluce, ho capito, però onestamente se devo fare una classifica di recuperi, dato che era solo affaticato, Loftus dovrebbe rientrare. Un Nkunku, se non gli entravano le scarpe, magari è già una cosa un po' diversa. Credo che sia gonfio l'alluce perché se non ti entra la scarpa. Quindi in ordine di facilità di recupero, in teoria c'è Loftus, io me lo aspetto perché era solo affaticato. In Però teoria. non ne abbiamo riportate perché ieri avevamo anche altro da raccontare e iniziavano a invecchiare. Ma le dichiarazioni di Tara del prepartita sono state abbastanza chiare. 19 di movimento vogliamo e 19 sono stati. Sì, sì. No, Sì, è faglielo stato- dire a Max a gennaio che siamo a posto così. Per me è l'allenatore con 2 in più, non 6. 2. 2. Più che altro perché, cioè, io non voglio dire quella parola, tra l'altro molto utilizzata in passato, che è injury prone. Però tra questi giocatori di movimento tu hai degli injury prone, perché Loftus lo è e Nkunku diciamo In che parte sì, anche lui. quindi tu sei corto con degli elementi all'interno della rosa, diciamo, più portati a farsi male, cosa che non ti aiuta. Poi io posso anche capire Tare, cioè con una sola competizione veramente, cioè guardate Ricci se non c'è turnover o se non si fa male qualcuno non gioca. Però in altri reparti, Ma secondo te Allegri non ha le spalle per gestirsi un giocatore in più in rosa? O due certo, giocatori ma in più in sempre rosa? meglio uno in più che uno in meno per quanto mi riguarda. Vabbè, insomma, ma ti posso anche far passare. Ne ho qualcuno in meno, ma allora il livello generale di chi magari va a sostituire i titolarissimi esatto. deve essere un pizzico più alto o più pronto. Sì, cioè non è che se Ok. manca Salma Kerr a Tekame, che o comunque ha fatto la sua Dogu. onesta partita contro la Fiorentina, Sì. Però siamo... se invece che Milan-Fiorentina ci fosse stato Milan-Roma, magari era un po' più problematica. Come abbiamo raccontato questa mattina, però in realtà siamo un po' appesi all'alluce di Nkunku. Perché se c'è Nkunku ci permette di mettere ad esempio Santiago dall'inizio con Leao, ci permette a quel punto che Salma Kerr riscala a destra, ci permette a quel punto che Tekame fa fare la prima Fa il riserva cambio da destra a sinistra. destra e tra l'altro. sinistra e Nkunku fa il cambio di uno davanti e quindi tutto viene riequilibrato. Io non so, Speriamo che Lasonil. domani siano in neanche gruppo. come Dai. si chiama? Ematonil credo che si chiami. Speriamo che domani siano in gruppo, sì, ma c'è poco da fare. Ad oggi è così. Magari gli è stato dato un giorno in più proprio perché così domani certamente sono in gruppo. Speriamo. La speranza è quella, cioè che domani vanno in gruppo, perché sennò è rimasto veramente E solo la rifinitura. ringraziamo sempre che Rabiot ha litigato con Rowe, perché senza Rabiot eravamo veramente
iper Lo so. corti, Lo so. Poi non si fa mai tendenzialmente caso su, ma statisticamente all'incirca un giocatore della rosa che salta 3-4 mesi capita. più o meno c'è quasi in tutte E le ti è rose. capitato, 3-4 e ti è mesi. capitato Sì. nel reparto in C'è cui sempre un sei più giocatore che numeroso, ti è andata anche bene. Perché se ti capitava davanti, Vabbè. Cosa possiamo fare per allungare la rosa? Sfruttare la clausola Beckham. Grafica 11. detto che per me è il ruolo che Sì, meno ti serve. allora. Poi capisco, la suggestione è molto bella e io prenderei. Allora, il buon Heung-min Son è uno dei miei calciatori preferiti. Punto. Cioè, extra Milan, è uno dei giocatori che mi è piaciuti di più in questi anni. Tant'è che ho anche il completo io di Heung-min Son del Tottenham. Non che il Tottenham come squadra mi faccia impazzire, anzi, ma lui è un giocatore anche per i modi che ha di fare, di comportarsi, è un giocatore straordinario per quanto mi riguarda, e ha anche segnato a valanga negli ultimi anni in Premier League, perché non è che è simpatico, gentile e fa 3 gol, Sì, non è il primo che passa. è simpatico, gentile e ne fa 15, quindi insomma è così. Io lo prenderei a occhi chiusi solo per il legame affettivo anche che ho con sto ragazzo, nel senso che mi piace proprio tanto come giocatore. Se devo analizzare da giornalista quale sono, ti dico che cosa viene a fare se ha voglia di giocare e mettersi in mostra per il mondiale. Cioè, ha un livello per cui potrebbe anche diventare titolare, Heung-min Son, ok, che è andato in MLS. Cioè, esatto, dove lo metti? Al posto di chi oggi, se fosse in questo momento un calciatore del Milan, no? Dove lo metti? O fa la seconda punta, o fa, non lo so, Il quinto per me non ce la fa. No, il quinto no, anche perché è arrivato a 33 anni, non può fare il quinto, non penso che si metta a fare il quinto. E anche perché non ha fase difensiva come Salma Kerr. Al Tottenham ha fatto la punta. O fa la punta, esatto, cioè o fa la punta, quindi o giochi con lui e Leao, o con lui e Pulisic, non lo so. Io, se devo pensare a un Milan che ne compra uno, massimo 2, non penso a uno davanti. Cioè, se penso a uno davanti, penso proprio a un numero 9, non penso a Son come caratteristiche. E penso più però a un difensore o uno sugli esterni, capito? Questo se devo analizzare, quindi da analitico ti dico, non so quanto senso abbia, forse neanche per lui se vuol giocare quei mesi sicuro di avere poi uno spazio che gli permetta di giocare per andare al mondiale. Se devo parlare da tifoso o da appassionato del giocatore, ho già la maglietta. Per me, per paradosso, è il ruolo dove siamo più coperti. Perché comunque già quando rientrerà Pulisic, già mi vedo i titoli. Problema, Pulisic, Leao, chi sta fuori. Cioè, quindi per me è il ruolo dove sei più coperto. Chiaro che si fa fatica a dire di no a un giocatore così. Però per me al Milan serve altro. Come scrive Luca, però non senti il profumo delle borse asiatiche. Tokyo, Seoul. Però se mi dicessi un Son in difesa ti direi immediato. Ma guarda, io ho fatto il sondaggio se lo prendereste in prestito. In tutto questo la questione è l'MLS finisce come al solito a fine anno solare. Dopodiché va in sosta perché è finito il campionato e i giocatori che giocano l'MLS a questo punto sono fermi e praticamente riprenderebbero all'incirca poco prima del mondiale o giù di lì. Quindi vorrebbe dire stare fermi poco prima di giocare una competizione così importante come il mondiale stesso. E Son vorrebbe invece occupare quel tempo giocando, così come fu per Beckham ai tempi per ben 2 volte al Milan. Ora, se sta cercando un'ipotesi di vado in prestito e gioco, è un conto. Se invece pensa di andare in prestito per stare comunque vivo, sì, cioè attivo fisicamente, quarto d'ora finale, eccetera, ci può stare anche lo stesso Milan. Se ne sta cercando un'opzione veramente per ritagliarsi uno spazio come fu per Beckham, che alla fine il posto se lo venne a prendere, e allora non, per me non ci sta.
La domanda che gli gira allora a questo punto a voi in chat è i 2 ruoli che andreste, gliel'ho fatto anche ieri a un mister, Bottoni è rimasto un po' sul chi va là. I 2 ruoli che andreste a ritoccare sul mercato, in aggiunta anzi più che a ritoccare. In aggiunta? Difesa. Beh sì, no, il ruolo vero, cioè difensore centrale. Thiago Silva. Mettilo dove vuoi. Un difensore centrale che sappia fare anche il braccetto di sinistra. Ci sto? E un esterno che faccia entrambe le fasce, tipo alla non Cambiaso, perché non penso vada via da lì, visto che già giocano con Kelly e Rugani, non penso che vogliano anche cedere Cambiaso, però uno che faccia bene entrambe le fasce, tipo, che ne so, un Zappa Costa, Ok. per dire, cioè, Sì, il sì, nome sì, è sì, ho capito. Beh. Quindi non la punta. Io la punta. No. Tu la punta? Io Thiago Silva e la punta. No, Però no. non un difensore, Thiago Silva e la punta. Perché per me lui ci darebbe... Il boost finale? E la punta... Cioè, non lo so, ripeto, è sempre molto difficile il tema Santiago Giménez, perché secondo me lui, se ha un vero rivale, va giù. Cioè, io non ce lo vedo che se arriva un vero rivale per il posto, lui viene stimolato. Cioè, non mi sembra in quel mood. Mi sembra uno che ha bisogno di essere coccolato, difeso, sostenuto. Quindi se arriva, che ne so, Vlahovic, per me lui un po' la soffre. Quindi non saprei come cosa migliore per lui. Però ci serve. Cioè, in questo momento, se si fa male lui, c'è nessuno. Io invece prendo, se però, premessa, Allegri mi garantisce che Coni De Winter può fare il centrale dei 3, allora vado sul braccetto alla Carlos Augusto. Cioè che può fare cioè sia il il centrale quinto braccetto, ok. che il centrale. O lo stesso Darmian che l'ha fatto? Cioè sì, i braccetti centrali, sì, Ok. sì, ho capito, è chiaro. Se invece non c'è quel ruolo coperto perché Max vede De Winter non possibile in mezzo, allora vado a prendere il centrale dei 3, perché se salta gabbia che famo? Ok. Mentre sono dell'idea di Bea, se per me metti il problema però è che se ne metti un altro, Se ne metti un altro, cioè Santiago non gioca più. Capito? Kunku Però fa non è che 20 siamo- minuti. capito, ma non è che siamo la squadra di Santiago, siamo il Milan, quindi cioè, No, se ti lo aiuta so. ad avere una punta se ne farà una ragione e verrà fuori se veramente vale. Perché comunque questi mesi stiamo dando tempo, lui ci sta ripagando con delle prestazioni, per carità, però ripeto, se si fa male lui, siamo senza, cioè al di là della storiella, della concorrenza, però se si fa male lui, siamo senza, cioè, siamo senza. non c'è la vera punta, sì, è vero. Beh, c'è Son che arriva. The Son, che però non è una vera No, prima non è punta, neanche la fa meglio probabilmente di tutti gli altri, cioè meglio di Nkunku, meglio di Leao, meglio di Pulisic, meglio di tutti, perché l'ha fatta più volte, ma non è una prima punta. Però cioè io a metterne uno in più davanti con Atekame come riserva o Bartesaghi e Stupignana a sinistra, non lo so, per me sugli esterni andrebbe preso uno forte a sinistra. Elia ci scrive su Anche per me Alex serve più dalla Menez. punta. Alex Jimenez? Sì, che è stato un errore cederlo. Si è ceduto Alex Jimenez. Un po' sì. Si è ceduto. Un po' tanto, sì. Si è ceduto con dei comportamenti che ha avuto, soprattutto quest'estate, non troppo professionali, che ad Allegri sono piaciuti zero. Quindi si è ceduto. Era nelle sue mani. Un po' reiterati anche. Un po' reiterati, esatto. Si è ceduto. Sì. Perché Diciamo state che- vedendo che chi c'era l'anno scorso, che anche se non ha fatto una stagione clamorosa, penso a Tomori, a Pavlovic, a tanti dall'anno scorso, quest'anno stanno giocando e stanno giocando bene. Diciamo che si intuiva che, insomma, era un po' dal comportamento infuocato. Ecco, anche in campo si vedeva che spesso... Cioè, secondo me certe scene che ha fatto in campo l'anno scorso di nervosismo acuto
se le faceva quest'anno, Max si finiva una scatola di bottigliette da calciare. Ecco. Mi metti la grafica 12 perché chiudiamo in bellezza. Federico ci scrive che come coreano prenderebbe Kim e non Son. Però Kim, ragazzi, ha 28 anni, cioè non è Thiago Silva che forse lo strappi a un prezzo. Però è seduto. Ho capito, però cioè, ha 28 anni metti i soldini. e l'han pagato. Cioè non è un'occasione che dici vai a prendere il giocatore di più di 30 anni che non gioca. Cioè, Kim va devi voler pagato. comprare un titolare, cioè, se no non... Cioè, non Poi è sono d'accordo, un'occasione io- al risparmio. Cioè io tipo personalmente andrei a prendere Calafiori e gli farei fare il braccetto al posto di Pavlovic subito, perché per me è perfetto per fare il braccetto adesso Calafiori, perché a 4 l'abbiamo visto con la nazionale, insomma, da terzino nei 4, insomma, secondo me come braccetto Calafiori sarebbe top. Sì, ma non credo che... Però l'hanno pagato 40, No, ripeto, ma ma poi anche è- Kim ai mondiali vuole stare seduto non lo so. Ma non sta seduto ai mondiali Kim, anche se sta fermo un anno. Ma li vuol far male? Però ragazzi, Ma non li fa, ma però cioè- anche lì, non come Kim, anzi più di Kim, c'è Calafiore, un titolare dell'Arsenal, sta facendo No, stiamo bene, parlando per- nazionale. No, il discorso Stiamo era parlando no, di ma ragazzi, lo so, il discorso, ma non ho detto dobbiamo comprare Calafiori, ho detto Comunque io se cioè tu lo paghi Scusa, Bea, Calafiori, fammi sì. un attimo, Cioè, fammi un attimo di fare sto discorso. Il discorso era se devi prendere Kim, allora se entro nell'ordine di idee di comprare un titolare, magari prendo un titolare diverso da Kim, ok? Perché Kim non è che costa 7 milioni più bonus e Calafiori 55, cioè come costa Kim, magari costerà un po' di più Calafiori, ma Calafiori. Era quello il discorso, Sì, ma non non che... ti giustificare, cioè si può anche sognare ormai in questa vita, no. Cioè non è che in bisogna realtà, sempre 2 mesi fa in un pomeriggio abbiamo speso 40 milioni per un Ecco. giocatore. Tra l'altro. Quindi, Cioè, non è si che può anche si sognare in ogni Italia, tanto. Se si vuole si può fare. Penso che l'idea generale sia ne spendo 40 per una seconda punta, wow, ne spendo 40 per un difensore, ma io il difensore. invece fosse per me Ma questo è un altro discorso. l'ennesimo esterno d'attacco. De Marco a Open VAR. In questo caso, il discorso del rigore, Marinelli aveva letto bene la situazione in campo e quando c'è l'intensità, come in questo caso, il VAR non deve intervenire perché è una valutazione di campo, è una valutazione che fa l'arbitro. Diciamo che con la soglia di rigori molto alta che sta portando avanti Rocchi, anche in questa stagione, questo non sarebbe stato calcio di rigore. Però se l'arbitro avesse fischiato al campo, il VAR non deve intervenire e toglierlo, quindi è una decisione che spettava all'arbitro in campo. Quando vieni chiamato al VAR e devi valutare un episodio, devi anche immaginarti che può risultare più pesante di quello che è. In questo caso non si sarebbe trattato di calcio di rigore, ma lui l'ha valutato così. Poi, sull'episodio simile di Juventus-Inter, Thuram Bonni dice: sono due episodi simili, in questo caso l'arbitro non aveva fischiato nulla da campo e il VAR non era intervenuto. Stessa situazione che si è verificata simile domenica, ma in quel caso il VAR non sarebbe dovuto intervenire. Per me qui poi Incredibile, lascio... comunque noi facciamo giurisprudenza su tutto. Sempre. Io poi lascio la parola a voi. Mm. Io faccio un discorso un po' più ampio. Per me è proprio sbagliato come lo usano. Cioè, al di là del contatto di Gimenez, di Bonni Thuram, cioè per me è proprio sbagliato come lo usano. Cioè, tu dovresti utilizzarlo come uno strumento che quando hai il minimo dubbio lo usi. Fine. Cioè, esiste. Lo usi. Invece tutte le giornate siamo qui a dire no, però non doveva chiamarlo e invece l'ha chiamato, deve chiamarlo solo in cioè viene usato male, cioè, ce l'hai, usalo, se hai il minimo dubbio lo usi. Però Anche per me, Luca, il caso di Juventus-Inter è diverso. Però Anche per me. poi vedi che intanto ci buttano cioè, dentro esatto, cose cioè, random. inseriscono poi dei casi che l'uno con l'altro non c'entra niente. È proprio per me un uso sbagliato del VAR. Per me sta facendo veramente un polverone su una polverina. No, tocca riscrivere il regolamento po'. del VAR. È un Parole. episodio in campo dove il contatto comunque c'è. Il fallo, se fosse stato a centrocampo, sarebbe stato sempre fallo. Nessuno ne sarebbe sognato di dire mi hai fischiato un fallo che non era fallo. Capisco che nelle di rigore dia più fastidio. Sì, assolutamente. Se me lo danno contro mi infastidisco. Probabilmente anche sì. Sì, però il punto per me non è neanche troppo quello ormai Però, più. sì, cioè, non è Cioè, una il punto roba- per me ormai è boh. diventato il regolamento sul dove può intervenire il Esatto, VAR o no, dove esatto. l'arbitro deve... Cioè,
sono episodi che valuta l'arbitro in campo. No, cioè se hai fatto il VAR, c'è il VAR, lo riguardi col VAR, anche se, perché magari l'arbitro valuta l'intensità, ma magari sbaglia a valutarla quell'intensità. Quindi se c'è il VAR, basta. Scusa, ma poi chiudo un secondo. Ma se dovremmo anche un po', diciamo così, slegarla dall'abitudine di chiamare un arbitro e semplicemente fargli notare una cosa che deve per forza fare. Fortunatamente per certe cose, ma sfortunatamente per altre, ha smesso di arbitrare come Orsato, che invece aveva il fuego per dirti: mi hai richiamato, l'ho visto, ma io penso ancora a quello che ho visto, sereno, ciao, arrivederci al VAR. Invece qui chiamano al VAR semplicemente per far omologare la decisione del VAR. Sì. Ma se Marinelli va davanti alla telecamera, vede quello che ha visto, lo rivede e dice: sì, però l'intensità è quello che è, per me non è rigore. Sono pochissimi casi anche così adesso, tra l'altro. Per me ci dovrebbe essere qualcuno sopra che decide su certi episodi, perché per me il VAR viene considerato ancora come uno strumento che ti toglie qualcosa. Non so se vi ricordate i primi tempi in cui venne inserito, no? Che veniva visto dagli arbitri come: ma come? È uno strumento che che toglie valore alla nostra professione. Cioè, è ancora troppo considerato così. Cioè, ma il VAR tu dovresti usarlo se c'è un minimo dubbio, lo usi, magari qualcuno anche dall'alto, cioè non è che tu chiami l'arbitro, lui riguarda, ma anche qualcuno dall'alto potrebbe guardare. Ma chi? Un giudice esterno, non lo so. No, basta, beh. No, un'altra no, testa. non hai capito No, cosa no. intendo dire, nel senso che è uno strumento tecnologico che ti può aiutare. Tutte queste cose che dicono no, però non lo devi richiamare, cioè si discute sul perché viene richiamato, ma guarda e basta. Non viene utilizzato così. Ringraziamo Carlo che ci ha donato 5,99 scrivendo: Bea, speriamo in Luca. Prima, non so se l'avevate ringraziato. Ah sì, grazie Carlo. E adesso ne ha donati altri 5,99. Si scrive: dopo il rigore Inter Feyenoord. Non lo so, io non vedo l'ora di smettere di parlare di arbitri, ma ho come l'impressione che in questo paese di arbitri non smetteremo di parlare mai. Chiudiamola qui. E come scrive, scusate, poi Dimmi. chiudo, come scrive Michele, che scrive: comunque solo nel calcio si fanno tutte queste polemiche, nel basket la tecnologia aiuta e basta. Esatto, cioè Sai questo perché, intendevo Michele, dire. come funziona nel basket? Che hai X numeri di, E poi diciamo, visionati, Chiamate. esatto, di chiamate disponibili. Così come nel volley, no? Dove chiedi il challenge, fine, cioè non è a discrezione di chi ha il VAR e c'è un regolamento che ti dice che l'arbitro valuta certe cose, altre no, e su quelle che valuta il VAR lo richiama in certe e in altre no, cioè è il regolamento proprio che dai. Ma è la falla, è lì. Però ragazzi, cioè, il calcio va a una velocità diversa. No, ma è ovvio che va a una velocità diversa, però non Il si può... basket è molto più semplice da osservare No, perché ma io sono d'accordo, Simo, spazio ma il punto ridottissimo. non è quello, secondo me. Il punto è che non esiste che il VAR non può intervenire. Cioè la frase quello. il VAR non È può sbagliato. intervenire per me non deve esistere. Perché se tu dici deve essere l'arbitro a valutare l'intensità, io ti posso dire, scusa, l'arbitro non può sbagliare a valutare Esatto. l'intensità? Certo che può Capita. sbagliare a valutare l'intensità. E lì perché il VAR non può intervenire se l'arbitro sbaglia a valutare l'intensità? Cioè la frase il VAR non può intervenire per me è insensata. Tra l'altro, poi chiudiamo, fateci caso, io ora non ho sotto mano tutti i casi, ma ricordo quelli che ho visto a San Siro. Fateci caso, quando l'arbitro viene richiamato al video, dà sempre tutto. Viene richiamato per un rosso, se lo rivede, lo dà. Viene richiamato per un rigore, se lo rivede, lo dà. Cioè è rarissimo che quando va, poi non lo dia. Qualsiasi, anche un rosso, eh. Avete mai visto l'arbitro che va a vedere un possibile rosso e non lo dà? Io no. siamo arrivati in chiusura. Ci ritroveremo come sempre domani per vivere l'avvicinamento a Milan-Pisa. Da domani mattina c'è l'editoriale alle 7, c'è mattino alle 10, lancio alle 13, talk alle 16. Bea, ciao. Ciao a tutti. Harry, Ciao, buona serata. ciao anche a Morgan in regia. Ci ritroviamo domani. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Alza la
Solo davanti